Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi parlerò di un nuovo modello di bicicletta elettrica che sta qui dietro di me. Si chiama OT18 ed è sempre di OneSport. Sigla! A differenza dell'altra bicicletta che vi ho portato, che era una bici richiudibile, questa è una bici pensata per urban, quindi per la città. Infatti, come vedete, abbiamo due belle ruote belle grandi da 26 pollici, un cavalletto, poi abbiamo un freno a disco meccanico da 160 e uguale l'abbiamo anche qui sulla parte anteriore. Un comodissimo portapacchi che può contenere fino a 25 kg di peso, motore da ben 250 watt di potenza e a muovere il motore elettrico abbiamo una batteria da 36 volt 14 ampere. Batteria che possiamo ricaricare in due modi: o la possiamo togliere molto facilmente dalla bicicletta e portarla a casa, o possiamo lasciarla nella sua posizione e caricarla direttamente lì. Adesso vi faccio vedere come toglierla, ci vuole veramente un secondo. Infatti qui abbiamo un sellino biammortizzato molto comodo, abbiamo un sistema a leva, vedete? Quindi il sellino si può tranquillamente girare, basterà poi andare a mettere la chiave in posizione di sblocco e la batteria verrà molto facilmente. Da questo lato abbiamo un copriconnettore per un DC in, chiaramente in confezione abbiamo il caricabatterie per questa batteria. Ci metterà circa 5-6 ore per poterla caricare completamente da zero. Per andarla a trasportare o rimetterla in posizione nulla di più semplice, perché abbiamo questa comoda maniglia, basta rimetterla appunto in posizione e la batteria entrerà nel suo alloggiamento. Sentiremo un clack, andremo ad accendere il circuito tramite la nostra chiave e metteremo a posto il sellino. Basta, è già pronta per poter essere utilizzata. Una volta girata la chiave per dare corrente al circuito, non faremo altro che schiacciare e tenere premuto questo tasto per accendere il nostro computer di bordo, che come vedete si vede decisamente bene anche sotto la luce del sole. Lui è anche retroilluminato, quindi si vedrà perfettamente anche di notte. Il computer di bordo ci dà un sacco di informazioni, come ad esempio la velocità in chilometri orari, il tipo di assistenza, voltaggio e quant'altro. La cosa che ci interessa di più in questo momento è l'assistenza. In questo momento a zero basterà andare a premere il tasto più una volta e avremo 1, 2 e 3. Quindi le assistenze saranno 3. Tra pochissimo l'andiamo a provare insieme e vi faccio vedere a cosa corrisponde appunto l'assistenza numero 1, la numero 2 e la numero 3. Altra cosa da sapere su questo computer di bordo: se teniamo premuto il tasto più si accenderà il LED ben visibile di notte che sta qui davanti e anche il LED rosso qui dietro, che questa volta però funzionerà anche come stop, quindi anche se non accendete le luci, ogni volta che frenate si accenderà lo stop. Molto comodo, specialmente in città. Per quanto riguarda il montaggio, ragazzi, questa volta l'ho fatto da solo, ci ho messo 35 minuti ed era la prima volta che montavo una bici da solo. Non ho avuto problemi e non ho avuto neanche la necessità di vedere il manuale, che comunque c'è in confezione, come anche presente un multitool con tutte le chiavi che vi serviranno per poterla montare. In realtà è stato, come vi dicevo, molto semplice, è bastato andare a stringere il manubrio, cioè una sola vite, poi sono andato ad inserire i due copriruota che funzionano decisamente bene e che sono in metallo. E ragazzi, poco altro, ho messo il sellino, insomma ci ho messo veramente poco. Sicuramente dalla prossima bicicletta ci metterò molto di meno, perché sinceramente ho capito come fare. Altra cosa da sapere su questo computer: se teniamo premuto il tasto meno entrerà in modalità parking e quindi la bici andrà da sola. Basterà poi schiacciare il freno per fermare tutto. E come vi ho detto nell'altro video, questa modalità è fantastica, specialmente se ci sono delle rampe. Mettete la modalità parking, la bici andrà a 3 all'ora da solo e voi l'accompagnate con la mano. Infine, sulla parte anteriore del telaio abbiamo saldato una piastra per poter inserire dei cestini. E a questo punto, ragazzi, non mi resta che provarla insieme a voi. Quello che non vi ho detto è che questa bici è legale. Infatti il motore è da 250 watt e sul manubrio non è montato alcun tipo di acceleratore.
acceleratore, che in realtà però è presente in confezione. Ho deciso anche questa volta però di installarlo, così lo provo insieme a voi, ma subito dopo questa recensione lo andrò chiaramente a smontare. Parto in maniera muscolare, quindi assistenza zero. Abbiamo, come vi dicevo prima, un unico rapporto che è abbastanza lungo, quindi iniziamo a fare le prime pedalate e vediamo cosa ne esce fuori. Allora, vi dico la verità, sono in pianura in questo momento, sono riuscito a partire, ho dovuto mettere però un po' di potenza sui pedali e sono a 10 all'ora. Ora non posso pedalare e andare velocissimo, questo perché sto utilizzando la Insta360 in una mano, quindi mi deve arrivare un supporto apposito per quello. Però sono a 8-9 all'ora in questo momento e riesco tranquillamente a utilizzarla in pianura in maniera muscolare. Quello che però ho notato quando ci sono le salite è che si fa veramente tanta fatica per partire. Questo chiaramente quando non siamo assistiti dal motore. Ecco, qui sono in leggera salita e come vedete sto facendo veramente tanta fatica. Poi quando uno prende un po' di velocità effettivamente si può utilizzare anche in maniera muscolare, sono a 13-14 all'ora in questo momento, però non è secondo me una bici fatta per utilizzarla così senza l'ausilio del motore. Vi ripeto, se siete in pianura zero problemi. Se però siete in una città come Roma dove ci sono un sacco di sali e scendi, ecco, qualche problema potreste averlo. A questo punto non mi resta che inserire la prima modalità. Adesso parte il motore immediatamente dopo una mezza pedalata e mi porta a 15 all'ora. Adesso sì che ci siamo. Mi avete fatto sudare anche perché fa molto caldo oggi a Roma. Comunque, in modalità numero 1 abbiamo 15 km all'ora, il motore ci porta veramente in un secondo a quei 15 all'ora. Chiaramente se smettiamo di pedalare il motore si spegnerà e si spegnerà anche quando andremo a schiacciare il freno, e come vi dicevo prima, schiacciando il freno si accenderà anche lo stop dietro, che in città penso che sia una cosa molto interessante. Volevo fare una prova da fermo, siamo sempre in modalità 1, ecco, diciamo sì, mezza pedalata e parte il motore e ci porta veramente in 1-2 secondi a 15 all'ora. In questo momento sto sentendo la pedalata, sto facendo zero fatica, però sento che sto aiutando il motore. Andrei a utilizzare la modalità numero 2. Che botta! Ok, mi porta a 20 all'ora praticamente in un secondo. Qui sto pedalando sì, sento appena ogni tanto che aiuto il motore, ma praticamente sto pedalando a vuoto. Vi ripeto, sono in pianura in questo momento. Mentre con la modalità numero 3, eccoci, siamo a 25 all'ora, sarà passato un secondo, 2 secondi, un secondo e mezzo, una cosa del genere, e il motore ci darà sempre 25 km orari. Adesso devo fare una discesa un po' impegnativa, quindi vado a frenare, il motore si stacca ed è tutto ok. Il problema è che sto utilizzando praticamente una mano perché nell'altra ho la Insta360 con il bastone da 1,20 m, quindi scusate se magari c'è qualcosa che non va nelle inquadrature, però mi sta arrivando un supporto fatto apposta con il quale potrò fare molte recensioni di bici elettriche. Allora, eravamo praticamente fermi, siamo a 18, 19, 20, eccoci qua a 25 km all'ora, 4-5 secondi da 0 a 25 km all'ora, ed è veramente un piacere utilizzare questa bici con il motore acceso. Prima cosa perché sì che pedaliamo a vuoto se siamo in pianura, ma se diamo un po' di spinta sui pedali aiutiamo la bicicletta proprio in virtù del rapporto lungo che ha. In questo momento infatti sto aiutando il motore anche se siamo a 22-23 km all'ora. Ecco, col mio peso però ho notato, vi ripeto, sono alto 1,87 m per 110 kg, con il mio peso ho notato che nelle salite la velocità si abbassa parecchio. Nel modello precedente che ho testato, quindi OT16, il motore riusciva a fare sicuramente meglio, e questo perché il pacco batterie che c'era in quella bicicletta lì è sicuramente più performante di questo. Chiaramente è un fattore di peso e ho uno zaino sulle spalle da 10 kg anche lui, quindi capite bene che tutto sommato ci sta.
Sicuramente se pesate meno di me non avrete nessun tipo di problema. La cosa che mi ha stupito di questa bicicletta è la sua manovrabilità. Queste ruote da 26 fanno tanta differenza, mi piacciono veramente molto. E altra cosa che ho notato è che non sentirete nessun tipo di scricchiolio. Le pasticche dei freni, anche se sono nuove, non fischiano, quindi non fanno nessun tipo di rumore, vi faccio sentire, ok? E tutto il telaio non scricchiola, quindi quello scricchiolio che sentivo sulla OT16, sul manubrio della OT16, ecco, qui non c'è, ma in realtà non ho sentito nessun tipo di rumore da nessuna parte della bicicletta. E adesso facciamo una bella prova su una salita che ho davanti, quindi modalità numero 3, cerco di dare più assistenza possibile pedalando al motore per arrivare a 25 all'ora prima di quella salita lì, così vediamo cosa succede. Via! 15, 17, 20, 21, 22 salita, 20, 17, 16, 15, 14, 13, intanto sto sentendo il motore e lo sto aiutando con la pedalata, 14, siamo in pianura e riparte, 20, 21, 22, ok. Quindi con il mio peso, che effettivamente però con lo zaino sono a 120 kg, quindi al massimo che può reggere questa bici, come vedete nelle salite stenta un pochino. Vi ripeto, secondo me non è il motore ma è la batteria, però se pesate meno di me, secondo me non avrete tutti questi problemi. Come vedete in questo momento invece sto utilizzando l'acceleratore, che funziona decisamente bene e come dovrebbe funzionare un qualsiasi acceleratore. Anche lui in modalità 1 ci può portare a 15 all'ora, in modalità 2 a 20 e in modalità 3 a 25. Sappiamo che è illegale in Italia, quindi vi ripeto, l'ho voluto provare solo per questa recensione, funziona decisamente bene, ma poi lo andrò a smontare. Unica cosa, è veramente molto comodo quando partite e siete in salita, date una botta d'acceleratore, il motore parte subito e vi aiuta. Senza acceleratore, vi ripeto, in salita potreste fare un minimo di fatica. Altra cosa di cui non vi ho parlato è l'ammortizzazione, questo perché non sono presenti in questo modello né l'ammortizzatore davanti né l'ammortizzatore dietro. L'unica cosa ammortizzata è il sellino, che fa veramente un ottimo lavoro sulle buche. Però per quanto mi riguarda, avere un ammortizzatore in una città come Roma fa assolutamente la differenza. Quindi se siete in una città diversa da Roma, dove non ci sono tutte le buche di cui tutti sanno l'esistenza, o comunque se andate ad utilizzare delle piste ciclabili come sto facendo io in questo momento, effettivamente non avrete bisogno di chissà quali ammortizzatori. Se invece dovete andare per strada e le strade su cui andate ad utilizzare questa bicicletta non sono messe troppo bene, ecco, lì forse vi direi che non è il modello giusto. Per quanto riguarda le gomme invece non sono gomme da città, sono gomme da mountain bike, quindi possiamo tranquillamente utilizzare questa bicicletta sia in città sia in strade bianche, nulla di più, perché per quanto mi riguarda non è fatta per terreni troppo disconnessi, non avendo chiaramente gli ammortizzatori. Sono passate 3 settimane dal video che avete appena visto e questo perché il modello OT18 è andato out of stock. Ho parlato con i ragazzi di Uma Sport, ho raccontato cosa pensavo di questa bicicletta e hanno fatto 3 upgrade. In pratica è una bicicletta completamente nuova rispetto a quella che ho provato. Chiaramente non mi invieranno un secondo modello, però siccome ha dei componenti molto simili o uguali a quelli di OT16, posso comunque dirvi la mia. Primo upgrade, il sellino. Mi hanno detto che hanno messo un sellino ancora più confortevole. Ce n'era bisogno? Secondo me no, questo sellino già va benissimo, però avere un sellino ancora più comodo di questo, perché no? Secondo e più importante, hanno inserito il cambio. Abbiamo lo stesso cambio presente su OT16, quindi uno Shimano da 7 rapporti che funziona decisamente bene e quindi tutto il discorso che vi ho fatto della partenza in salita, piuttosto che andare a pedalare in maniera muscolare, assolutamente lo faremo senza problemi grazie appunto al cambio Shimano a 7 rapporti. Il terzo ed ultimo upgrade l'ho lasciato per ultimo perché sicuramente è quello più importante
e riguarda l'ammortizzazione davanti. Sì, avete capito bene, hanno inserito una forcella ammortizzata all'anteriore, la stessa di OT16, quindi come potete immaginare è una bicicletta molto più comoda di quella che ho potuto provare io. È una bicicletta che potete tranquillamente utilizzare pedalando. Il motore e la batteria sono rimaste le stesse, come anche le ruote, e ragazzi miei, a questo punto non posso fare altro che straconsigliarvela. Credo che sia veramente un modello di bicicletta super top per il prezzo che costa. E a questo punto quindi parliamo di prezzi. Siamo più o meno sui 700 euro per avere una bicicletta che non si piega, ma che è estremamente robusta, nessuno scricchiolio, freni a disco meccanici da 160 che funzionano decisamente bene, motore che ci aiuta nella pedalata assistita e funziona anche quello decisamente bene, ammortizzatore davanti, sellino più comodo e comunque la ciclistica che aiuta, secondo me fanno sì che questo prodotto sia veramente un prodotto molto ma molto interessante. Ricordatevi sempre che avete un codice sconto Alessandro di 50 euro valido su tutto il catalogo OneSport, quindi se vedete un'altra bici che vi piace la mettete nel carrello, applicate il codice sconto Alessandro e avrete comunque lo sconto. Per quanto mi riguarda non posso fare altro che consigliarvela, mi sto trovando benissimo con queste bici della OneSport. Mi è arrivata una terza bici che vedrete sempre qui sul canale a brevissimo. A questo punto, se vi è piaciuto il video, mi raccomando mettete un bel like, iscrivetevi al canale, quello è veramente molto importante per me in questo momento, e se avete qualche domanda chiaramente fatemela qui sotto in descrizione, dove troverete comunque i link per arrivare a questo modello di bicicletta. Ringrazio tantissimo OneSport per questa altra collaborazione e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!